Ciao ragazzi, oggi vi portiamo a New York e chi è che non ha mai sognato di venire a New York nel periodo natalizio? Vi mostreremo le più belle attrazioni di New York con le sue luci e la sua emozionante atmosfera natalizia e anche con il suo freddo da far battere i denti. Un piccolo consiglio: portatevi sicuramente un passamontagna, i guanti, una maglia termica e anche le scarpe in Gore-Tex se non volete battere i denti tutto il giorno. E adesso via! Oggi è il primo giorno che siamo a New York e facciamo un giro veramente veloce intorno all'hotel che abbiamo nel quartiere di Tribeca, e adesso stiamo entrando in Little Italy, che è veramente piccolina, e via, cerchiamo di fare questo giro senza morire. Siamo a meno 5 gradi, c'ho le dita che ormai non me le sento più, e via. Oggi siamo al secondo giorno, sicuramente vedremo più tante attrazioni. Ieri sera eravamo stanchi, faceva veramente freddo e abbiamo girato solo un po' intorno al nostro hotel. Adesso siamo in coda per fare i controlli per andare a vedere la Statua della Libertà. Il biglietto l'abbiamo comprato online e vi consiglio anche a voi di prendere quello che si può online per evitare code ulteriori e rischiare anche di non trovarne più. Non sono da solo, anche se mi vedete sempre da solo, abbiamo anche Nadia. Tutti belli imbacuccati, oggi gira intorno ai meno 7 gradi, dopodomani dovremo salire un pochettino. Un'informazione sulla Statua della Libertà: adesso la vedete color verde, in realtà in origine era marrone perché il rame a contatto con l'ossigeno si ossida e cambia colore. Siamo nel Museo della Statua della Libertà e qui è conservata anche la torcia originale. Adesso siamo su Ellis Island, praticamente la porta d'ingresso per gli immigrati per entrare negli Stati Uniti tra il 1892 e il 1954. Il cappellino è un po' storto. Vabbè dai, fa niente. L'edificio è molto bello, purtroppo al momento è in ristrutturazione. Praticamente gli immigrati attraccavano di qua e poi proseguivano dritto per andare a fare tutte le pratiche per cercare di avere un visto per entrare negli Stati Uniti. Questo è il salone dove venivano registrati gli immigrati e qui c'erano i dormitori, e questo plastico mostra come è oggi Ellis Island. Ok, siamo rientrati col battello, adesso qui da Battery Park abbiamo l'ingresso al memoriale dell'11 settembre per le ore 16. Adesso è l'1 del pomeriggio
per cui vediamo un attimo, prima di fare il memoriale, di andare sul ponte di Brooklyn. Adesso, dopo aver fatto questa passeggiata sul ponte di Brooklyn, 10 minuti a piedi e arriviamo al memoriale dell'11 settembre. Nel tragitto visitiamo la cappella di St. Paul. Siamo leggermente in anticipo per il memoriale dell'11 settembre, l'ingresso, per cui ci fermiamo a visitare prima l'Oculus. Questo è l'Oculus, una stazione futuristica a forma di uccello in volo, simbolo della rinascita di New York. Era ancora un pochettino presto per entrare al memoriale, per cui ci siamo chiusi al caldo dentro al Brookfield Palace, un centro commerciale che è molto carino. Qui sorge il memoriale, le vasche al posto delle torri gemelle, i nomi incisi sul bordo e una rosa nel giorno del loro compleanno. Ora entriamo nel museo dell'11 settembre e lasciamo spazio alle immagini. Siamo usciti adesso dal memoriale. Esci con il cuore un po' pesante. Adesso sono le 5:30, è già buio, ma vediamo ancora un attimo di fare un salto a Wall Street a vedere il toro. Ciao ragazzi, inizia il nostro terzo giorno a New York. Adesso siamo davanti alla casa dei Ghostbusters. Poi vediamo un attimo di far colazione. In realtà non abbiamo molta fame, ma lo facciamo giusto per assaggiare i pancake americani e poi vedrete altre bellissime cose. Come non detto, siamo arrivati davanti a Bubby's, non so, c'è una coda infinita. Non so se vedete, per cui rinunciamo, perché per mangiare il pancake non mi vado a perdere Times Square. Ma prima della Times Square c'è tante altre cose. Times Square speriamo di prenderla di notte. E adesso siamo arrivati a Chinatown. E naturalmente vicino a Chinatown c'è di nuovo Little Italy. Adesso da Chinatown abbiamo preso la metropolitana, siamo usciti alla 42 Grand Central. Vediamo un attimo di vedere la libreria pubblica, quella di New York, ma fuori proprio dalla metropolitana c'è la bellissima stazione Grand Central Terminal. Non abbiamo mangiato il pancake, però abbiamo preso il cupcake al Grand Terminal Central. Ecco il nostro grandissimo cupcake. E dopo il cupcake prendiamo una banana pudding, il pezzo forte di Magnolia Bakery.
Adesso siamo dentro alla libreria pubblica di New York e già mi sento più intelligente solo entrandoci. Se avete la vista buona potete provare a leggere questi libricini. Adesso siamo usciti dalla libreria e un minuto a piedi arriviamo al Bryant Park. Qui a Bryant Park la pista viene messa circa ai primi di novembre e viene tolta ai primi di marzo. Al momento mi arriva all'olfatto un odore buono misto tra burro di arachidi ed erba. Adesso dal Bryant Park stavamo andando verso il Rockefeller Center, ma ci fermiamo per una sosta al V. Schwarz. Nadia vuole andare a vedere un negozietto piccolino di giocattoli e adesso siamo in coda. Ok, 20 minuti di coda e siamo dentro. Siamo sotto il Rockefeller Center col suo iconico albero di Natale e la pista di pattinaggio. Bacuccato così sembra un po' un disgraziato. E vicino a Rockefeller Center troviamo anche la cattedrale di St. Patrick. Adesso dentro la cattedrale c'è uno dei gabinetti più belli di New York e allora proviamolo. E adesso facciamo la coda a entrare nel negozio della Lego, un'attrazione veramente imperdibile. Dopo che siamo stati alla Patrick Cattedrale, via, facciamo prima dire l'italiano. Gli occhiali un po' appannati, ma ci vedo ancora dove vado. Siamo arrivati a Times Square. Siete di passaggio a Times Square, qua vicino c'è anche la pasticceria di Buddy. Ve lo ricordate Buddy? Quello del re delle torte su Real Time, mi sembra. Ecco, siamo lì, la sua pasticceria di New York. E qui vicino a Times Square c'è anche il museo delle cere. E siamo al quarto giorno, se non ho sbagliato i calcoli. Adesso abbiamo preso la metro, andiamo nel quartiere di Chelsea dove faremo una passeggiata sull'High Line e poi andremo a visitare il Chelsea Market e poi tante altre cose e via, inizia un'altra giornata a New York. Ok, siamo scesi alla metropolitana, il posto è quello giusto per andare sull'High Line, ma al momento i due ingressi che abbiamo trovato erano chiusi.
e adesso andiamo a cercarne uno aperto sulla 23esima. Adesso qui c'è la 19esima e camminiamo verso la meta. Sulla 23esima siamo riusciti a trovare un'entrata aperta, le altre erano chiuse perché stanno spalando la neve. Al momento sicuramente, secondo me, New York mi è piaciuta tantissimo adesso sotto Natale, perché ci sono tante cose come gli alberi di Natale che d'estate non li potete vedere, però sull'Highline sicuramente non vedrete i fiori fioriti e l'erba verde. Non vi ho spiegato cos'è l'Highline perché lo davo per scontato, sicuramente quasi tutti lo saprete, comunque ve lo ricordo, praticamente è una vecchia ferrovia trasformata tipo in un parco sopraelevato che scorre in mezzo ai palazzi. Un consiglio: se patite di cervicale, dolori alla cervicale, portatevi dei medicinali apposta, perché, ma non perché c'è umidità o fa freddo, ma semplicemente perché sarete sempre con la testa girata verso l'alto. Ed eccoci davanti al Wessel, una scultura architettonica che è stata inaugurata nel 2019, poi per un periodo è stata chiusa perché ci sono stati dei suicidi. Questa scultura era visitabile gratuitamente e al momento invece ci si può salire solo per un tratto, ma si paga un biglietto. Deve essere gratuita, penso solo per gli abitanti di New York. Adesso, per riprenderci un attimo dal freddo, siamo entrati dentro un centro commerciale che è proprio di fronte al Wessel. Ok, adesso siamo riusciti a trovare, sempre cappello storto, il Chelsea Market, che è un grosso mercato dove puoi anche mangiare qualsiasi delizia culinaria che arriva da qualsiasi parte del mondo. Una volta questo era un'industria dove venivano prodotti gli Oreo. Siccome non eravamo ancora riusciti ad assaggiare i pancake qui in America, adesso qui al Chelsea Market ne proviamo uno con ricotta, limone, ci sono le fragole e poi non so cos'altro. E adesso siamo al Central Park, pieno di persone che ti chiedono se vuoi che ti portano a fare il giro con la bicicletta a 3 ruote o col cavallo. In bicicletta il giro costa $5 al minuto, proprio una bazzecola, e per questo abbiamo deciso di farla a piedi. Nadia tenta di asciugare il filo del caricatore dopo averci versato sopra il tè. E questo qua sarebbe un lago, solo che adesso è completamente ghiacciato. Qui si trova la casa di John Lennon, il luogo dove venne ucciso nel 1980. Adesso, per finire la giornata, veniamo nel quartiere più iconico che c'è di New York nel periodo natalizio. Vi facciamo vedere giusto alcune case, tutte non riusciremo mai a farvele vedere, ce n'è veramente una miriade. Se avete intenzione di venirci, calcolate almeno 2 ore belle belle.
qui finisce il nostro quarto giorno a New York. Adesso riprendiamo la metro e torniamo in hotel per venire qui a vedere questo quartiere illuminato di Natale. Abbiamo sbagliato una volta la metro. Il problema delle metro non è che è complicato, ma solo che nelle metro qui a New York ci sono poche cartine. Le cartine le usano per fare le... Ed è già iniziato il quinto giorno a New York. Siamo passati ad andare a comprare un filo per caricare il telefono di Nadia perché l'ha fatto cadere dentro il tè ed era disperata perché non poteva più ricaricare il telefono, ma abbiamo risolto tutto e adesso la giornata continua con lo spettacolo a Radio City. Siamo arrivati un'ora, un quarto prima e c'è già veramente tanta gente in coda. E infatti si raccomanda di venire non meno di mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Ok, siamo dentro al teatro che è bellissimo, purtroppo come immaginavo non si possono fare i video durante lo spettacolo, per cui vi mostro solo il palco vuoto dalla nostra postazione. E naturalmente lo spettacolo si chiama Christmas Spectacular, non fate caso al mio inglese che è inesistente. È uno spettacolo che è entrato nelle tradizioni delle famiglie newyorkesi e come trama non c'è tanta trama, più che altro è un musical che dura un'ora e mezza e adesso ce lo guardiamo. Usciti dallo spettacolo di Radio City, adesso dobbiamo andare al Summit, uno degli osservatori di New York. Ce ne sono tanti, i più tanti sono compresi nei City Pass. Il Summit è uno di quelli, forse l'unico, che non è compreso nel City Pass, per cui bisogna pagarlo a parte. Adesso intanto che aspettiamo che arriva l'ora per entrare al Summit, andiamo a vedere se riusciamo a vedere il palazzo di Louis Vuitton. San Tommaso. Eccoci alla casa che ha forma di una valigia. Questo qui è il summit dove saliremo per vedere dall'alto New York. Siamo al 91esimo piano e adesso saliamo ancora. Comunque la visuale dall'alto è tutta un'altra cosa. Siamo al sesto giorno a New York, questa mattina abbiamo un po' di pioggerellina e per cui la dedichiamo per fare due compere da portare qualche pensierino a casa. Oggi pomeriggio vediamo un attimo, stiamo studiando se andare verso Brooklyn o verso uptown, verso il nord.
Adesso siamo ritornati dal ponte di Brooklyn perché ci eravamo già passati sopra, però non l'abbiamo visto da lontano. Siamo a Dumbo, questo posto è iconico grazie al film di Sergio Leone, C'era una volta in America del 1984. Il cappellino è sempre storto, eh? Naturalmente il ponte che si vede dal Dumbo non è il ponte di Brooklyn, il Brooklyn Bridge, ma è il Manhattan Bridge. E questo è il ponte che è di fianco al ponte di Brooklyn, che è il Manhattan Bridge, che appunto si vede dal Dumbo. Abbiamo attraversato il ponte di Brooklyn e adesso andiamo a vedere la statua della bambina di Wall Street, che simboleggia il coraggio, la forza, la leadership femminile in contrasto con un ambiente tipico maschile, quello di Wall Street. E sul tragitto per la bambina di Wall Street vediamo anche Joe Pizza, una delle più famose pizzerie di pizza americana di New York. Ed eccoci a Wall Street. Qui vediamo Trinity Church. Questo è la sede della Corte d'Appello degli Stati Uniti per il secondo circuito. E siamo al 7° giorno a New York e oggi facciamo un giro intorno a Manhattan e non dentro Manhattan. Iniziamo dal Bronx e siamo davanti allo Yankee Stadium, lo stadio della squadra dello Yankee di baseball. Fronte allo Yankee Stadium c'è anche un campo che direi da football americano. Comunque c'è gente che corre. Abbiamo camminato un po' nella via vicino allo Yankee Stadium. Volevamo andare a vedere il quartiere di Little Italy qui nel Bronx, ma alla fine è un pochettino distante a piedi, per cui adesso abbiamo optato per andare a vedere la scalinata, diventata famosa per un film dove c'era Joker che scendeva questa scalinata. Dico la verità, io non l'ho mai vista nel film, perché non è che la mia passione siano proprio i film, Ci
fermiamo un attimo al McDonald's, abbiamo preso qualcosa così, ma non tanto per il mangiare, così almeno possiamo andare fino al gabinetto, perché qui nel Bronx, a differenza di Manhattan, non si trovano i centri commerciali dove andare a fare a pipì. E adesso ci spostiamo nel Queens, tra strade tranquille e tante casette tutte diverse. E qui è l'East River. Siamo sempre nel Queen e siamo venuti a vedere un mappamondo d'acciaio gigantesco di ben 43 metri. Il viaggio finisce qui, al prossimo video da Turisti Squattrinati. Ciao ciao!